Ciao ragazzi, oggi parliamo del belga Pierre van den Steen, grande atleta della Golden Era del bodybuilding che tra il 1957 e il 1978 si è imposto come una delle migliori piccole taglie dell'epoca, collezionando numerosi podi internazionali e titoli di prestigio, rivale sul palco dei mitici Franco Columbu, Renato Bertagna e Giuseppe Deiana. Campione del Belgio Pro nel 1967, in ambito internazionale vanta numerosi titoli di categoria nella NABBA, nella WABBA e nella IFBB e la vittoria dei titoli assoluti al Mister International IFBB nel 1973 e al Mister Europa IFBB nel 1974. Piccolo di statura, solo 1,65 m, ma dotato di un fisico muscoloso, simmetrico, elegante e ben proporzionato, Pierre spiccava soprattutto per la condizione spettacolare che portava sul palco, sottolineata dagli addominali eccellenti, un livello di definizione raro all'epoca che ha contribuito a renderlo uno degli atleti di spicco della Golden Era, tanto da valergli, oltre ai numerosi titoli di gara, l'appellativo The Belgian Bomber. Vissuto in un'epoca nella quale era ritenuto importante che un bodybuilder fosse altrettanto forte quanto lo apparisse, Pierre si è distinto anche nel powerlifting, stabilendo diversi record del Belgio nella distensione su panca piana, nello squat e nel curl con bilanciere. In palestra Pierre era un grande lavoratore, convinto che fosse necessario lavorare a lungo per sviluppare al meglio il proprio potenziale atletico. La sua grande resistenza e le interminabili routine di allenamento stupirono lo stesso Arnold Schwarzenegger, che in un articolo riportato sulla rivista Muscle Builder Power del 1975 scrisse: Nel 1973 Pierre è venuto in America per partecipare al Mister International e abbiamo avuto modo di allenarsi insieme in palestra alla Gold's Gym. Ricordo che la sua forma fisica ci lasciò allibiti. Sembrava fatto di soli muscoli. Immaginatevi questa scena. Questo ragazzo pesava appena 63 kg, ma sembrava una carta anatomica vivente e animata estratta da un libro di testo. Era così in forma che noi non abbiamo osato toglierci la maglietta. Io ero in forma e lo era anche Ken Waller, ma Pierre era così scolpito e definito che al confronto noi sembravamo grassi. In palestra andavamo molto d'accordo, scambiandoci reciprocamente idee e suggerimenti. Noi provavamo alcuni dei suoi metodi di allenamento e lui usava alcuni dei nostri. Ci scambiavamo sempre opinioni, consigli e tecniche e ci divertivamo molto. Pierre era molto aperto e generoso riguardo i suoi segreti sull'allenamento, non esitava minimamente a raccontarceli. Noi abbiamo imparato molto da lui e aveva una resistenza fisica incredibile. Un giorno io e Pierre abbiamo deciso di fare la stessa routine, la mia routine di allenamento standard dell'epoca per la precisione. E lui è riuscito a tenere il mio passo per tutto il tempo. Non usava gli stessi pesi ovviamente, ma lasciate che vi dica che usava comunque carichi davvero pesanti. Dire che sono rimasto sorpreso è un eufemismo. Tuttavia la mia sorpresa nel vedere il piccolo Pierre van den Steen tenere il mio ritmo durante l'allenamento non è stato nulla in confronto allo stupore provocato dalle sue innocenti osservazioni alla fine del nostro allenamento. A fine sessione mi chiese: «È tutto qui l'allenamento?» «Sì», risposi io, sentendomi soddisfatto per la seduta stimolante che avevo fatto. «Di solito faccio circa 20 serie per gruppo muscolare, raramente più di 25. Tu come ti senti, Pierre?» «Benissimo», rispose lui pieno di energia, «ma sono abituato a fare circa 40 serie per gruppo muscolare». Quel giorno ho capito perché era sempre così definito e scolpito e perché aveva tanta resistenza. Pierre ha confessato che di solito non si allenava così velocemente come facciamo noi alla Golds, ma è riuscito a tenere il mio ritmo senza mostrare alcun segno di stanchezza. Se sembro impressionato da questo culturista straordinario è perché lo sono. Un altro tratto distintivo del piccolo grande Pierre è sempre stata la sua grande passione per la cultura fisica, l'energia e l'impegno che ha profuso nel diffondere lo sport, non solo come atleta ma anche come promotore e divulgatore, sempre pronto ad aiutare gli altri con consigli e suggerimenti. Vissuto in un'epoca durante la quale il bodybuilding pagava poco in termini monetari, Pierre è un ottimo esempio di come sia possibile sviluppare appieno il proprio potenziale atletico senza dover per forza vivere di solo bodybuilding. Grande lavoratore, Pierre era impegnato anche in altri ambiti della vita. Di giorno lavorava come tecnico per supportare la sua famiglia e la sera si dedicava alla sua palestra, allenandosi ed aiutando altri atleti a raggiungere la forma migliore. Classe 1934, ancora oggi, ad oltre 90 anni di età, conserva una forma fisica rimarchevole e continua a frequentare la palestra nella sua città, Bruxelles. Con la sua storia, Van den Steen è un ottimo ambasciatore per lo sport del bodybuilding. Un maestro di vita, raro connubio di muscoli, intelligenza e longevità,
che dimostra con i fatti i pregi a lungo termine di un corretto approccio alla cultura fisica. Un grande esempio per tutti. Ciao, alla prossima!